Buongiorno a tutti amici, finalmente una giornata dove non piove, per il momento, non è detto in Vietnam, però per il momento è questa. Qualche nuvola ma niente di serio e preoccupante. Buongiorno anche a Rita. Buongiorno. Buongiorno. Ottavo piano, colazione inclusa. Poi io devo andare a fare subito una scheda telefonica perché avevo un'opzione con Team, si chiama Team Pass Mondo, è scaduta. Quindi il primo mese l'ho utilizzata facendola dall'Italia, poi è scaduta e sono riandati in un centro team a Carbonia dove abitiamo noi, l'hanno rinnovata ma non funziona più. Ne abbiamo pagato ma non si attiva più e quindi mi devo fare una scheda vietnamita. Good morning. Bella sala per fare colazione. C'è un po' di frutta, un po' di pane da tostare e loro ti preparano un omelette, ti preparano qualche uova, quindi va benissimo. C'è anche la spremuta d'arancia. Una semplice colazione ma va anche bene perché ieri c'era davvero di tutto, sì, anche troppo. Altrimenti. Adesso devo prendere un passaporto e andiamo a fare questa scheda. Ecco qua il nostro scooter, devo anche fare benzina perché te li danno sempre, ma completamente senza, ragazzi, ma completamente, cioè non arrivi neanche al distributore. E siccome la gente farà sempre il pieno, io sono straconvinto che gliela tolgano, perché non è possibile che li ho trovati tutti e 10, quelli che ho preso in questo viaggio, tutti e 10 senza benzina. Io li ho lasciati tutti e 10 col pieno, perché li prendi, fai un giretto alla fine. Mi sono ostinato a voler fare una scheda, continuare a pagare per un pacchetto italiano, quando invece qui le schede costano 10 volte di meno. 250 giga, 10 giga al giorno per 6-7 euro, qualcosa del genere. 200 sono forse 5,80 euro, qualcosa del genere. 2 minuti, sono venuto qui alla Vietel, ho speso 200.000 dong, che significa forse 7 euro, e ho 200 giga per 8 o 10 giga al giorno, ho il 5G, quindi dovevo farlo dall'inizio. Ho buttato 35 euro per attivare un Team Pass Mondo che non si è neanche attivato, non capisco il motivo. Abbiamo risolto tutto, scheda telefonica e fatto il pieno di benzina. Adesso vi portiamo a vedere una delle più belle spiagge di questa zona. Sin quando il tempo ci assiste giriamo il più possibile e poi ci metteremo le mantelline e continueremo a visitare tutto ugualmente. Oggi non ci fermiamo, se diamo retta al tempo non visitiamo più nulla. Dobbiamo comportarci come i vietnamiti, loro girano sempre, sono abituati. Per noi la pioggia vuol dire ripararsi, quando piove noi ci ripariamo, loro continuano a guidare, a uscire, non cambia nulla. Vi ho detto che vi avrei fatto vedere una delle più belle spiagge della zona, non è questa, anche se anche questo angolino è un piccolo paradiso. Qua vivono i local, avete visto molte baracche, pescatori, qua vivono sicuramente con molto poco. Comunque adesso ci spostiamo e vi facciamo vedere una spiaggia paurosa. Hello. Queste sono alghe. Alghe sicuramente. Ma da mangiare? Ah. Queste sono alghe da mangiare, visto? Le riprendono qua dal mare. Thank you. Questo è un villaggio di pescatori. Qua vivono tutti insieme, si aiutano tutti di sicuro.
Qui c'è un mercato tutto in terra, frutta e verdura di tutti i tipi, non gli manca niente, carne, tutto in terra. Stiamo girando così un po' a sentimento, stiamo perlustrando le zone. C'è un caldo pauroso, mi devo fermare e spogliarmi perché anche in scooter non si sta bene col giubbotto. Tra qualche giorno sarà bellissimo da queste parti e noi purtroppo adesso lasciamo tutta la costa e scendiamo a Saigon. Così col sole è piena estate. Estate piena in Sardegna, c'è caldissimo. Che bello. Guardate però come trattano queste spiagge, c'è di tutto, sporcizie ovunque, pezzi di motori, olio, e qua vivono così di pesca e se ne fregano poco del resto. Magliettina e gilet scooter. Dopo vi dico quanti gradi ci sono precisamente, io credo intorno ai 28 già. E sono le 10 del mattino. Capita spessissimo di trovare hotel come questo, molto belli, però abbandonati. Forse col Covid non ce l'hanno fatta più a ripartire, chissà. C'è poca gente, poco turismo da queste parti. Che meraviglia doveva essere ai tempi. Guardate, una giornata di sole così bella con un bellissimo hotel, il residence qua di fronte. Sicuramente qui è andato tutto male per il Covid, ne sono più che certo. Avete visto il cielo verso la città dove abbiamo l'hotel? È da questa parte qua avanti ed è bruttissimo, pioverà anche oggi, peccato perché col sole è estate piena, bellissima. E dal sole e l'estate alla pioggia è un attimo qui in Vietnam. Avrei voluto farvi vedere anche questa col drone, guardate che spiaggia e che selvaggia. Ma è iniziato a piovere, quindi niente drone. E comunque qua si può fare sicuramente anche il bagno, il mare è più tranquillo. Adesso vi portiamo a vedere delle antiche torri, poi vi spiego bene cosa sono, l'età eccetera. Dei momenti dove esce il sole ed è bellissimo, c'è davvero caldo e girare con lo scooter, con la moto e scoprire queste città è favoloso. Questo è un Den Thanh Minh, un tempio dedicato al culto degli antenati, una tradizione che in Vietnam ha più di 1000 anni di storia. Durante il periodo del Thanh Minh le famiglie vengono qui per pregare, portare offerte e onorare i propri defunti. Andiamo a visitare delle montagne di sabbia stupende, almeno dalle foto pare così, andiamo.
Queste sono le montagne di sabbia vicino a Quinon. Vi voglio far vedere questa zona dall'alto perché è completamente desertica, ma per un grande territorio, diciamo. Sembra di essere la strada. Lo siamo. Proseguiamo per il prossimo punto di interesse, Rita. Andiamo? Anche qui deve essere passato un tifone, tutti gli alberi abbattuti e recinzioni. Dove passano questi tifoni non lasciano più niente, distruggono tutto. Sembra che poi le persone non ci vivano neanche più. Qua stavano costruendo e hanno abbandonato tutto, anche il distributore appena visto, non ho fatto in tempo a filmarlo, era devastato. Adesso ragazzi vi portiamo a vedere il Buddha più grande della storia dei Buddha mai visti in vita mia. Ci sono molti scalini da fare, ma è bellissimo. Prima di fare tutti questi gradini ci mangiamo una banana che ci dà forza. Nel portone abbiamo tradotto e c'è scritto in sintesi: trasformare le imperfezioni umane in saggezza e compassione. Ed è su una porta perché protegge il luogo, purifica chi entra e ricorda il cammino verso l'illuminazione. È uno dei mantra più sacri e recitati del buddismo, specialmente nella tradizione mahayana e tibetana. Stavamo per scendere, stavamo per andare via quando un ragazzo ha aperto il tempio e quindi entriamo, ovviamente scalzi.
Ogni nicchia con il Buddha è dedicata a una persona o una famiglia. Le scritte riportano di solito il nome del defunto e della famiglia, anno di nascita e morte, nome dei familiari che hanno fatto la donazione, a volte la città e il paese di provenienza. Le date sono tutte di persone decedute giovanissime, 50, 57, 73, 77, 60, 66. Forse sono qui proprio perché sono puri, perché sono bambini, erano bambini. Tutti questi scooter che vedete qua sono di pescatori. Qua sotto è pieno, tutti con la canna. Guardate ragazzi, ceste piene di pesce. Piene di pesce. Guardate quanti ce n'è. Wow. E ci sono un sacco di pescatori, vuol dire che tutti vanno via ogni giorno con questa cesta piena. Stanno tutti salendo con la stessa cesta. E ce l'hanno piena tutti. Pensate quanto può essere pescoso il mare qua. Ci siamo allontanati molto dalla città dove abbiamo l'hotel, ma continuiamo a trovare bellezze. Guardate che spiaggia, che colori alla sabbia. E volevo filmare anche questo per voi. È troppo bello anche qua. È bollente, proprio calda. Che razza di posto, C'è che spiagge, che dune, con dietro questa vegetazione. È una delle spiagge più belle e selvagge che ho mai visto in vita mia. Pazzesco, davvero. Che razza di spiaggia, Abbiamo visto una costa bella, amici. Bellissimo. Stupendo, ci sarebbe piaciuto continuare sempre, ma siamo già a un'ora di distanza da casa. Abbiamo trovato questo ristorantino, c'è la signora lì che cucina, pranziamo e rientriamo. Oggi si mangia poba, carne, noodle, verdure, tutto in brodo, buonissimo piatto. Ci siamo fatti una mangiata discreta, a me piace troppo quel piatto. Adesso stiamo rientrando, mancano 44 minuti da qua. C'è caldo, è bellissimo, il Vietnam è stupendo. Un po' di benzina, 40.000 dong, 2 litri.
un'intera giornata a spasso, siamo di nuovo in città. Ha iniziato a fare qualche gocciolina, ma niente di che, speriamo che ci consenta di continuare a goderci questa meravigliosa giornata. Dobbiamo lasciare lo scooter per salire in un centro commerciale, ma dobbiamo lasciarlo dove siamo certi di ritrovarlo. Un centro commerciale, ragazzi. Non ne vediamo da un mese. Da più di un mese, non è che siamo trovati al centro. Sì, così giusto per fare due passi. È buio ormai. Facciamo due passi e poi ceniamo da qualche parte e poi basta. E non perde occasioni, ogni occasione è buona. Queste sono ultra professionali. Sa tutto, anche le braccia, guarda. Te la compreresti? Adesso vediamo, vi dico com'è. No, non ho mai provato niente del genere, ragazzi. Se abitassi qui ce l'avrei in casa al 1000 per 1000. Non costa tantissimo. È stupenda! C'è mai provato una poltrona del genere? Ma a 1000 a 0 quelle che si trovano negli aeroporti o da altre parti. C'è una cosa assurda, assurda. Costa solo 500 euro. Mi sembra che costa 500 euro. No, ma massaggia i piedi, il sedere, tutto mi sta massaggiando, tutto è stupendo. Una poltrona del genere costa 49 milioni di dong, 1500 euro ed è fenomenale, ragazzi, non scenderei più. Avrà miliardi di programmi, è stato veramente bellissimo. Mai provato niente del genere in vita mia, mai. Quelle che si trovano in giro dove metti l'euro sono 1000 volte inferiori. Ciao! Siamo voluti entrare anche nel supermercato. Questo sembra Europa, ragazzi, si potrebbe stare tranquillamente, c'è di tutto. Qualsiasi cosa si possa trovare in un centro commerciale, in un supermercato in Italia c'è anche qui. Guardate i pomodori. Certo, i prezzi sicuramente sono diversi, sicuramente qua è caro. Ad esempio un chilo di pomodori 65.000. 65.000, ah, vabbè, normale, sarebbero forse 2,30 euro, 2,50 euro. Guardate i prezzi, altro che, pensavo fosse un po' più caro comprare certe cose. Il manzo 115.000 al chilo, significa 3 euro. Il manzo a 3 euro al chilo. Il salmone 10 euro al chilo, prezzacci. Guardate quanti scooter ci sono nei parcheggi. Se non stai attento non lo ritrovi mai più il tuo. Questa meravigliosa e gigantesca statua rappresenta Nguyen Sinh Sach e suo figlio Nguyen Tan Tan, il futuro Ho Chi Minh, un simbolo del legame tra padre e figlio, dei valori che hanno dato origine al Vietnam moderno. Stavamo facendo un video in queste due statue meravigliose, in questa statua meravigliosa. Un secondo, un diluvio universale, zuppi! Siamo dovuti correre qui nello scooter per mettere le mantelline. Appena ce le siamo messe ha già mezzo smesso, anche giusto per allagarci. È bellissimo perché in 2 secondi tutti i vietnamiti hanno la mantellina indossata. Si fermano, mantelline, e si prosegue a girottare in moto. Nessun problema. Per oggi basta scooter. A letto lo scooter, noi a cena. Lasciamo 2 cosette in camera e riscendiamo a mangiarci cosa, Rita? Un pollo
ruspante. Anche un pesce, mi dispiacerebbe, un pesce fritto. Guardate l'idea che carina per segnare il numero delle camere. I ferri messi in alto così con la luce fa ombra ed è perfetto sul muro. Sotto casa ragazzi abbiamo il nostro bellissimo ristorante. Ci risediamo qui e ceniamo. Ci siamo comprati una bottiglia di vino da 3,75, cioè la metà di quelle normali, classiche. E così ci beviamo anche un bicchiere di vino a cena. Oggi il pollo ce l'hanno pulito, tagliato con le mani. Con le mani. Però almeno si è messo i guanti. Oggi noi pollo, verdure, patatine e vino alla grande. Stanchi? Veramente stanchi. Doccia e a letto. E a letto. A domani.